Appena finito gli allenamenti anche oggi, e dato che ho finito e consumato tutti gli overgrip, andiamo a comprarne di nuovi e facciamo un bel discorso completo sugli overgrip. E quanto amo la Spagna, a 10 minuti a piedi dal club dove mi alleno c'è un negozio specializzato solo di padel. Yes, packages of the overgrip of Wilson. Another di Wilson Knox. Blanco. 1,50. Just 5. E il tuo chi? Qual è il tuo preferito? Hit. La sabatiglia. Yes. Gracias. Purtroppo aveva finito gli overgrip Wilson bianchi, che sono i miei preferiti, quindi sono andato con i secondi preferiti, che sono i Knox bianchi. Poi ho fatto anche altri acquisti che vedrete in un altro video, perché ho un bel po' di cose in arrivo, quindi volevo fare un grande unboxing dove vi spiego un po' di tutto. Quindi iscrivetevi. Ora noi andiamo a casa e facciamo un bel discorsone sugli overgrip. Arrivati a casa con i nostri belli overgrip Knox, andiamo a fare un bel approfondimento. Innanzitutto, che overgrip scegliere a partire dal marchio. Ora ho preso questi Knox bianchi non traforati a 1,50 € l'uno. Di solito però, come vedete da quello che ho su, uso i Wilson. Qui però va un po' a gusti, c'è chi piacciono i Wilson, c'è chi piacciono i Knox, c'è chi piacciono quelli di Bull Paddle, c'è chi piacciono quelli di Head. Quello che posso dirvi è che perlomeno all'interno della mia accademia la maggior parte delle persone usa i Wilson per qualità, prezzo e durata. Comunque, di tutte le cose che menziono vi lascio il link qui sotto in descrizione, così potete andarla a vedere. Ora ho preso i Knox perché, come avete visto, i Wilson non c'erano. Questi mi piacciono comunque, sono un po' più spessi dei Wilson alla mia sensazione, ma quello che vi consiglio di fare è di provare diversi brand, diversi marchi, per vedere anche alla vostra sensazione qual è il migliore. Per esempio, 2 o 3 allenatori all'interno del club usano Wilson, altri 2 usano Adidas, altri 2 usano Knox, quindi lo ripeto, almeno questa scelta è molto soggettiva. Una cosa che non è soggettiva è il colore bianco. A parte che a mio gusto o sceglierei bianco o nero, tutti gli altri colori non riesco a vederli nell'overgrip. Però tutti i professionisti comunque usano l'overgrip bianco. Perché? Ci sono 2 motivi. Il primo è per essere sicuri che in ogni caso l'overgrip non perda colore e faccia perdere aderenza alla mano. Il secondo motivo è che, oltre alla sensazione di usuramento quando l'overgrip è usurato e quindi va cambiato, con un overgrip bianco si riesce a vedere molto meglio se l'overgrip è usurato o meno. Questo è usurato, questo è ancora giocabile. Detto questo, vi faccio vedere come io cambio un overgrip e poi andiamo a parlare di quanti se ne usano e di quanti io ne uso. Su questa racchetta andrebbe cambiato l'overgrip, però dopo averla già rotta 2 volte l'ho rotta definitivamente. Quindi, per dimostrazione, vado a cambiare l'overgrip di questa, anche se su questo overgrip si potrebbe continuare a giocare un altro paio di partite. Mi stava per uscire il ginocchio. Prima cosa, per fare in modo che questo laccetto non ci dia fastidio mentre cambiamo l'overgrip, io lo annodo sempre su se stesso. Ok, il laccetto è piccolo. Rimuoviamo l'elastico che fa da sicura al nostro overgrip. Eccolo qui. Ora rimuoviamo l'overgrip che dovrebbe essere usato, anche se non lo è completamente questo. Eccolo qui. Là. Rimosso l'overgrip, come vedete qui sotto ne ho un altro. Io di solito rimuovo tutto, rimuovo l'overgrip di fabbrica, quindi voglio che rimanga plastica, rimuovo l'Esacore se c'è, e dopo facciamo un discorso anche sull'Esacore, e utilizzo 2 o 3 overgrip in base alla sensazione. In questo caso, in questo momento ce ne sono 2 e andiamo a mettere il terzo. Anche qui, quanti overgrip mettere? Non c'è un numero fisso, dipende dalla grandezza della mano innanzitutto, ma poi anche dalla sensazione che si ha tenendo la racchetta in mano e provando a giocarci. La regola generale è che ci sia un dito tra le vostre dita e il palmo della mano, ma come vedete ora, né tantomeno dopo, io non gioco con questa regola perché non mi sono trovato bene, e ci sono giocatori professionisti che giocano con un overgrip e certi altri che giocano con 11 overgrip. È molto soggettiva la cosa, però c'è da sapere che più overgrip mettete, più aumenta il peso della racchetta e soprattutto più il bilanciamento si sposta in basso, perché state mettendo peso in basso. Però allo stesso tempo, con più overgrip, quando colpite la palla avete una sensazione di vibrazione minore, ma allo stesso tempo avete anche una sensibilità sulla palla minore. Quindi dovete trovare il corretto bilanciamento tra tutto e dovete fare delle prove. Il mio consiglio è di iniziare con la regola del dito tra le dita e il palmo, quindi nel mio caso andrebbero messi più overgrip. Poi da lì provate, vedete e man mano imparerete a capire dove vi trovate meglio. Detto questo, abbiamo un overgrip da mettere. Andiamo a togliere lo scotch di chiusura che serve per terminare
il nostro lavoro. Eccolo qui. Io di solito lo sfilo già, tac, e lo attacco sul lato della racchetta mentre faccio tutta l'operazione. Questo intanto è il nostro bello overgrip. Ragazzi, mi raccomando, ricordatevi di spellicolare l'overgrip da ambo le parti, altrimenti non avrete presa. Una, l'altra. Questo lato più piccolo con la colla serve a facilitare l'inizio di messa dell'overgrip, anche se devo essere sincero che ho visto giocatori iniziare con questo lato e quindi essere facilitati con questo lato con la colla quando si doveva chiudere l'overgrip. Anche questo va a discrezione del giocatore, ho visto ambo le parti da giocatori professionisti, non da gente a caso. Noi oggi procediamo con il lato più piccolo con la colla che ci facilita l'inizio e da qui in poi è molto semplice, basta seguire la direzione che ci dà l'overgrip. Due domande che potrebbero venire è quanto tenderlo. Qui nuovamente va a vostra discrezione. Io ho provato a tenderlo moltissimo, a tenderlo molto poco e ho trovato una dimensione che fa per me. E un'altra domanda che potrebbe venire è quanto spazio lasciare per farlo sovrapporre. Anche qui nuovamente potete sovrapporlo subito e quindi fargli fare molti giri molto stretti, molto addensati, così avrete anche un'impugnatura più cicciona, oppure potete incrociarlo appena pochissimo. Questo dipende da quanto volete l'impugnatura cicciona anche. Una cosa che faccio io perché mi trovo comodo così è con i primi due overgrip faccio un paio di giri in più nella parte inferiore. Come vedete la mia parte inferiore è un pelo più spessa, non lo fanno tutti, è molto a comodità. Detto che questo, vado a mettere l'overgrip e facciamo un bel time lapse. Arrivati qui che ho una parte in più, c'è chi la strappa, a me non piace strapparla, semplicemente continuo fino in fondo. Quello che faccio io per essere un pelo più facilitato è semplicemente piegare un po', così è più intuitivo chiudere, e si chiude. Prendiamo il nostro pezzo di scotch, lo andiamo ad attaccare, il giro di chiusura. E abbiamo messo il nostro bello overgrip. Mamma che bello bianco, non vedo l'ora di andare domani ad allenarmi. Ah sì, dimenticavo, c'è anche l'elastico di sicurezza se non dovesse reggere lo scotch, quindi lo rimettiamo dentro e lo riponiamo qua. Parliamo un secondo di Esacor perché me l'avete chiesto in tanti e con la Vertex 3, la racchetta che io utilizzo, viene di fabbrica. Come vi ho detto prima, quando mi arriva la racchetta io lo rimuovo e non lo utilizzo. Non che non mi piaccia, infatti quando ho iniziato a giocare lo utilizzavo tantissimo e mi era comodissimo. Questo affare qui rimuove un sacco di vibrazioni e ti rende l'impugnatura molto più comoda. Ora però, dopo aver migliorato la mia tecnica, lo rimuovo perché ti rende solo una impugnatura molto comoda e quando inizi a giocare sempre meglio, quello che fai è cambiare continuamente l'impugnatura, chiudendola o aprendola. E con l'Esacor fare questa cosa di cambiare l'impugnatura non è molto comoda. Perciò è ottimo fino a quando giochi con un'unica impugnatura, però se vedete nessun professionista lo utilizza proprio per il motivo che cambiano impugnatura ed è una cosa che ho chiesto direttamente a loro e ho chiesto direttamente al mio allenatore. Ora spero che il video vi sia stato utile, se così fosse lasciate un mi piace e iscrivetevi se non volete perdervi tutti i futuri. Vi lascio in descrizione tutti gli oggetti che ho menzionato, le mie racchette eccetera eccetera se volete andare ad approfondire e noi ci vediamo alla prossima avventura. Iscrivetevi. Ciao, vamos!